non fate finta di niente. Vi ho sentito che più di una volta pensavate: ho il Tamron 150-600, lo cambio col Sigma, oppure ho il Sigma 150-600, lo cambio col Tamron. Il mio amico mi ha detto che questo è meglio, ma in internet ho letto che quello... Insomma, sono i dubbi che abbiamo un po' tutti noi fotografi. Faccio un passo avanti, faccio un passo indietro, la mia schiena comincia a portare parecchio carico, con quell'altro risparmio qualcosa, però forse perdo un po' di qualità. I soliti dubbi, amici, e che bei dubbi. Finché abbiamo questi vuol dire che abbiamo la salute per tutto il resto. Allora, effettivamente sono due scelte che io ritengo abbastanza complementari. Innanzitutto sapete che Sigma produce due esemplari di 150-600, quello C e quello S, Contemporary e Sport. Contemporary lo mettiamo subito da parte, non è della partita, detto tagliato, presto è detto. Ovviamente, scusate se io sono così perentorio nel giudizio, ovviamente può interessare a tutti coloro che hanno un budget che arriva fino lì, ma anche per coloro, dico, piuttosto vi prendete un Tamron usato. Qual è meglio? Difficile a dirsi. Allora, sono due obiettivi che secondo me sono molto validi, molto belli entrambi. Vi invito a vedere la recensione, la video recensione dei singoli obiettivi, che entra un po' nei dettagli e vi spiega in maniera più approfondita la questione. Adesso cerchiamo invece solo di vederli a confronto. Sono identici nella focale, identici nella massima apertura, 4x di zoom per entrambi. Dov'è la differenza? Quella principale, ad esempio, sta nei pesi e negli ingombri. Tamron 2 kg, questa è la serie G2, 2 kg. 2 kg che quando è chiuso, quando è compatto, sono assolutamente trasportabili anche per uno come me che non è un colosso. Questi sono quasi 3 e anche da chiuso sono 3 kg, c'è un chilo in più. Aggiungete quello della fotocamera, sono già 4 kg e 3 kg. Questo si sente, è un obiettivo roccioso, sembra di quelli costruiti 20 anni fa, dove il metallo era la risorsa che maggiormente veniva impiegata, quindi è bello, è un bello obiettivo di altissima qualità e finitura, anche questo però molto ben realizzato, bello, rifinito bene. Però basti pensare al collare del Sigma, che è di metallo solido. Questo sembra un metallo un pochettino più risicato, mi avete sentito un po' lamentarmi di questo aspetto, però fa benissimo il suo lavoro. Abbiamo detto il peso e gli ingombri, ma certo anche gli ingombri, perché nel momento in cui vado a estendere, intanto come ingombri ragioniamo anche su questo, tappo da 95 per il Tamron, sì, è un bel tappone, ma almeno è un tappo di quelli di plastica a sgancio rapido, mentre invece per il Sigma non abbiamo la possibilità, anzi li metto così, non abbiamo la possibilità di avere un tappo, perché la lente frontale, come vedete, è davvero enorme. Il tappo è un cappuccio come questo, che è fatto bene, molto valido, molto utile, però nell'operatività spicciola significa un pochettino più di tempo, significa che non possiamo, come quello, prenderlo, metterlo nella tasca del piumino, nei jeans, eccetera. Dove lo metto? Nello zaino? Aspetta che apro lo zaino, lo appoggio per terra? No, perché poi ci va sulla lente. Mi spiego, logistica. Paraluce, bello, guardate che con questi obiettivi non si può fotografare senza paraluce, Non fate il pensiero di dire beh, quasi quasi, perché hanno delle lenti così prossime, ma come tutti i teleobiettivi, all'anello di chiusura dell'obiettivo, che basta davvero un po' di luce incidente, non di quelle, non da velatura, cambia da così a così il risultato, soprattutto sul Tamron. Questo è metallo, bello come tutto l'obiettivo, ma pesa. Andiamo a metterlo e andiamo ad allungare anche questo, ben frizionata la leva, lo blocco, e se vi può sembrare che siano abbastanza simili, vi assicuro che non lo è affatto nel momento in cui maneggiamo l'obiettivo. Perché è vero che qualcuno, ma il paraluce del Tamron è plasticoso, brutto, ma per fortuna che è plasticoso così, perché fa benissimo il suo lavoro e pesa niente. Provate invece a prendere questo, provate a mettere sui 3 kg di questo obiettivo, metterlo sulla staffa, mi servono 2 mani per tenerlo quando è steso, c'è niente da fare.
è bello, è stabile, tutto quello che volete, montato su una testa granitica, ma nulla a che vedere con questo. Questo sembra di avere davvero per le mani, e infatti secondo me il successo di un obiettivo come il Tamron G2 sta proprio qui. 2 kg è ancora ragionevole, ottima manovrabilità anche sul monopiede, con questo no, e soprattutto è vero che la ripartizione dei pesi, se la andiamo a confrontare con il 100-400 Canon che ho già provato in un altro video, andatevi a vedere il confronto, se lo paragoniamo ad uno zoom come quello, qui abbiamo il peso spostato in avanti, di là invece resta molto più compatto sul piedino d'appoggio, però non c'è confronto fra i due. Qui siamo veramente a dover controllare i tempi e quasi a dover inficiare la bontà di un obiettivo bello come questo, che otticamente è superiore al Tamron per 2 motivi, ora ve ne parlo, ma va quasi ad inficiare questa bontà perché non riusciamo ad avere dei tempi di scatto relativamente bassi come con questo stabilizzatore, tutto quello che volete, perché comunque balla. Messo anche su una testa di quelle solide, su una gimbal, a meno che abbiate una staffa da 20 e allora potete portarla tutta avanti compensata col corpo camera, però resta comunque un obiettivo anche pesante da spostare. Pesante da spostare significa che se ci metto una camera, anche una 7D della prima serie, devo spostare 3 kg maneggiando la camera, anche se su una testa fluida quanto volete, ma non mi arrischierei mica di montarci una camera che non abbia una struttura troppo solida, di sicuro non una serie di quelle a 2 cifre, meno che meno a 4 cifre, perché ho paura che mi resti in mano veramente la camera e questo se ne cada per conto suo. Quindi dobbiamo fare i conti con i pro e i contro. La resa ottica però è migliore questa, senza dubbio è migliore, perché a 600 mm ha un calo appena pronunciato, questo ha un calo abbastanza rilevante, più contenuto rispetto alla serie precedente, però ce l'ha. Secondo aspetto, questo è sfruttabile anche alla massima apertura, portandovi a casa degli scatti normali come tanti altri obiettivi. Vero che se stringo a f8 guadagno certamente qualcosa. Qui sono quasi costretto a lavorare a f8 a 600 mm e allora vedete che torniamo un po' in pareggio sui tempi, ma è anche vero che io, che li ho provati un po' in lungo e in largo in montagna, portarmi dietro per un pomeriggio questo e una camera, ragazzi, veramente la mia schiena a fine giornata lo sentiva, e soprattutto scarsa maneggevolezza nelle operazioni di routine, prendi, attacca, stacca, perché sono 3 kg comunque da sollevare. Chi è più robusto di me probabilmente non si lamenterà, però a fine giornata il chilo in più lo sentite comunque, lo sentite nei tempi, lo sente lo stabilizzatore che è performante, tanto questo quanto questo, nulla da dire, però questo deve combattere delle vibrazioni molto più ampie, un po' più fastidiose, perché c'è un peso notevole qua davanti. Quindi la domanda è: meglio questo, meglio quell'altro? Dipende sempre da cosa fate. Se siete delle persone da capanno e il vostro capanno è a 200 metri, vi piace la qualità dell'immagine, avete una camera anche di quelle abbastanza, chiamiamole le camere pro, quelle pesanti, quelle col battery grip incorporato, bene, potete scegliere questo, perché lo montate su una bella testa solida, una bella slitta che vi compensi lo spostamento dei pesi, siamo a cavallo, la qualità ottica è superiore, il prezzo è sì, è anche però superiore. Se invece siete più da spostamento, vi piace la caccia un po' vagante, vi piace anche usare il monopiede, non siete solo da capanno, senza dubbio, anche perdendo quel filino, vi ho detto, di qualità alla massima focale che andate però a recuperare dall'altra parte. Per non parlare poi anche dell'autofocus, molto bello questo, il Sigma, non esente da qualche critica. Quello del Tamron è eccezionale, rapidissimo, secco, preciso, va a target, aggancia quando serve, e infine una piccola ancora appunto, giusto per parlare di tutti gli aspetti che sto notando utilizzandoli. Il Tamron, come vedete, posso attraverso questo scorrimento della parte che comanda lo zoom bloccarlo a qualsiasi focale. Il Sigma ha il tasto di blocco, però non so perché lo abbiano vincolato alle tacche delle focali stampigliate sull'obiettivo, sul barilotto. Questo significa che quando state fotografando
non avete la possibilità di guardare sopra. Io per esempio non ce l'ho, perché tengo la camera sul cavalletto ad altezza della vista, proprio quindi per andare a vedere se sono a 500 o a 400 devo fare i contorsionismi, e se non sono nella tacca giusta il blocco non parte. Sono a 450, il blocco non funziona. Ok? Perché? Sigma? Perché bastava poco, no? per renderlo su tutte le distanze. Così come il blocco che ha... ah no, quello ce l'ha 500 F4, come non detto. Insomma, secondo me credo sia abbastanza chiara la dicotomia tra i due obiettivi. Vado a spasso con questo, lo aggancio sul monopiede, sì. Mi apposto, lavoro invece su una testa molto più solida, va bene il Sigma, guadagnate qualcosina di più come fedeltà dell'immagine, come qualità, sempre che i tempi non comincino ad abbassarsi, allora il peso si fa sentire anche su una testa come questa. Grazie a tutti amici, vi aspetto ai prossimi video di PhotoArt.